E buongiorno, buonasera, buonanotte, buon pomeriggio, buon mattino, dipende a che ora state guardando il video. Ok, allora, oggi è un video abbastanza semplicistico. Andiamo a smontare questo controller qua, gli andiamo a fare manutenzione, gli andiamo a cambiare i pomelli, gli andiamo a cambiare la batteria. eh, Semplice, insomma, manutenzione semplice. Allora, esistono diversi modelli di controller PS3, ok? E all'interno possono avere diverse batterie, possono avere diverse schede, quindi potete trovare una cosa diversa da quella che vedete qua. Ma in linea di massima, bene o male, quello che faccio vale per qualsiasi controller, insomma, non c'è nulla di speciale. Quindi, per smontare un controller, chiaramente ci sono le viti posteriori, che io ho già rimosso. Ok, già rimosso perché ho tolto già la batteria e l'ho messa qui sul misuratore. Ok, questo è un misuratore che ho comprato su AliExpress per le batterie al litio, quelle lunghe, le 18650, e l'ho modificato un attimino. Gli ho messo un paio di fili e un connettore per adattarlo alle batterie, altrimenti non posso fare nulla. Non potevo misurare la capacità di queste batterie. Perché misurare la capacità delle batterie? Perché mi va a dire lo stato di salute della batteria. Ovvero, questa qua è una batteria che ho già precedentemente misurato, e le batterie originali dei controller PS3 hanno una capacità circa di 600 mAh. Ok? E questa qui l'ho misurata e infatti ci ho scritto dietro il numero, ha una capacità di 320 mAh massima. Quindi vuol dire che questa batteria è al 50% di salute, ok? Circa. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che la batteria, al posto che durare, che ne so, 4 ore continue, ne dura solo 2. E dovete per forza andare a caricare il controller ogni 2 ore o roba così. Adesso non ho la benché minima idea dell'autonomia che abbia un controller, no? Però, ecco, insomma, questo non va bene, ok? Quindi mi sono attrezzato di queste batterie qua. Queste sono batterie chiaramente compatibili da 1000 mAh, ok? Quindi il 40% in più rispetto alle batterie originali. 40-50% in più, dipende un po' da come è costruita la batteria. Alcune fanno 1100, alcune fanno 1050, un po' così, altre fanno 950. Insomma, per tolleranza siamo intorno ai 1000 mAh, il che è ottimo, perché almeno questa cosa vi permette di usare il controller per un tempo decisamente più lungo, e quindi di giocare senza dovervi preoccupare appunto che il controller si scarica così di punto in bianco. E cos'altro faccio oggi? Oggi vado anche a cambiare i pomelli, questi qua, anche questi si possono trovare su eBay o su AliExpress per centesimi letteralmente. E anche le etichette posteriori, ok? Le etichette posteriori sono generiche, il che vuol dire che sono tutte con uno stesso codice seriale, sono tutte uniche, insomma, sono tutte uguali. E non hanno a che vedere niente con il modello che c'è scritto qui. Può essere simile al vostro, ma da quanto ho visto non sono mai uguali, sono copie, chiaramente sono repliche, però se vi trovate magari un controller e volete avere lo sticker dietro, lo potete comprare e ce lo rimettete dietro, che almeno fa più bellino, insomma, no? Tutto qua. Poi ci sono, cos'altro? Sì, stavo dicendo, ci sono diversi controller della PS3, e la PS3 viene fuori in versione solo 6 axis e in versione DualShock 3 e 6 axis. Ok? E cosa hanno di diverso? E di diverso hanno che solo 6 axis non hanno i motorini, ok? All'interno non hanno sono più leggeri anche. Sono più leggeri perché non hanno i vibratori, i motorini di vibrazione all'interno. Mentre questo, per esempio, ce li ha. Ok? Allora andiamo a procedere. Allora, svitiamo le viti posteriori, ok? Andiamo ad aprire il controller, ok? È abbastanza semplice. Ogni tanto magari può essere che vi saltino fuori questi i pulsanti qua, quindi non c'è nulla di strano, basta poi rimetterli successivamente. Qui abbiamo delle molle, ok? Le molle vanno in una certa posizione, chiaramente per fare il loro lavoro.
quindi dovete posizionarle tutte all'interno, ok? Andare a posizionare il pulsante e premere giù perché c'ha il suo posto. In questo modo avrete poi la resistenza del pulsante dovuto dalla molla. Ok, la batteria chiaramente si stacca da qua o da qua, dipende un po' appunto dalla versione del controller, e potete trovare appunto queste cose qua sulla scheda, potete avere completamente senza, come per esempio nel caso di questa batteria qua. Questa batteria qua ha già di per sé le clip di montaggio su un controller, ok? Non è questo il controller giusto, questa è la sua batteria, come vedete qui non c'è nessuna clip di montaggio, ok? Questa va solamente inserita qui e viene tenuta ferma dallo stesso alloggiamento del controller. Ok, quindi se anche vi trovate queste batterie qui, potete tranquillamente andarvi a prendere queste qui e magari gli mettete un po' di biadesivo dietro e la spiaccicate qua e il gioco è fatto, insomma. Il discorso della polarità è univoca, nel senso che il connettore del controller ha una spinetta, ok, qui sopra, in cui il verso della batteria è uno solo, ok? Quindi la batteria poi si infila solo ed esclusivamente in un verso, ok? Quindi non potete sbagliare. E come detto prima, tutte queste batterie qua e gli accessori vi metto il link sotto nella descrizione. Adesso questo qua neanche si toglie più perché è bello duro, ecco, ok. Vi metto tutti i link sotto in descrizione così potete andarveli a prendere direttamente o dal mio store o da dove volete, insomma potete anche fare le vostre ricerche, magari non volete comprare direttamente da me perché boh, non vi piace comprare da me, che ne so io. Bene, e allora i motorini si sfilano, ok? Potete sfilarli per fare altri lavori, quindi magari sono incollati, quindi fate un po' di attenzione. Questo qua per esempio aveva la colla, ok? Anche questo di qua sicuramente ha la colla, sì. Ok, una volta che avete tolto i motorini, in alcune versioni c'è una vite qui, una o due viti qua, ok? In altre magari non c'è la vite, quindi potete togliere direttamente la scheda. Io vado a svitare questa vite qua, ok? E vado a sollevare l'intera scheda. Tolgo qui anche i pulsanti che così vado meglio. Ok, così io ho la scheda libera e posso andare a togliere i cappucci vecchi, logori, e mettere quelli nuovi. Ok, qui in questo caso possiamo anche andare a intervenire sugli analogici se avete problemi con gli analogici. Di rado i controller PS3 soffrono di drifting o altro, però se volete potete anche andare a pulire dalla polvere, gli date una spazzolata, gli date un po' con l'alcol isopropilico, spruzzate dentro un po', andate a muovere eccetera in modo da togliere via un po' lo sporco eccetera. E se avete problemi con i tasti, ok, ecco in questo caso potete andare a intervenire ulteriormente andando a togliere il pezzo e andare a sostituire questa membrana qua, ok? Questa è la membrana dei tasti. Se avete problemi con i tasti che non funzionano, è molto probabile che sia questo la causa del problema, ok? Magari si è interrotta qualche pista oppure si è consumato appunto il punto dove le gomme vanno a fare contatto, ok? Quindi se avete problemi con i tasti, magari questo è il vostro colpevole. Se invece avete problemi che magari i tasti rimangono incastrati, può essere queste gommine qui che si sono crepate, usurate, quindi magari schiacciando rimangono in giù perché non ha più l'effetto molla, ok? Perché questi qui hanno l'effetto molla. Se si rompe se si crepa la gomma, il tasto rimane giù e basta. Quindi dovete cambiare i gommini. Anche questi si possono trovare tranquillissimamente in rete, nei principali siti di vendita.
e basta. Insomma, in sostanza è questo. Non c'è nulla di più e nulla di meno su questi controller. Avete anche questa cosa qua, che è per le luci. Queste qui solitamente non escono fuori, ma possono farlo, ok? Quindi se magari avete dei problemi che non vedete la luce, provate a vedere se avete questo pezzo di plastica chiara, trasparente. Dopo cos'altro si può dire? Niente, i tasti chiaramente vengono via, potete pulirli manualmente, potete fargli anche un bel bagno in acqua e sapone, ok? E poi chiaramente ogni tasto ha il suo alloggiamento, determinato anche dal fatto che anche questo hanno le spinette per l'indicazione, quindi vanno in un solo punto, molto semplice. Io adesso non andrò a pulire questo controller adesso, lo farò successivamente, quindi vado a rimontare, ok, vado a rimettere la membrana per i tasti, gli vado a rimettere anche questi tasti, uno di qua, ok, controllate sempre che faccia il suo lavoro, l'altro di qua, ok, e questo qui giriamo la molla verso l'interno e andiamo a chiudere il pulsante sul suo posto. Ok, se avete problemi a richiudere il controller, ricontrollate tutto, ogni cosa ha il suo posto, quindi se c'è qualcosa che non è andato correttamente al suo posto, riapritelo, ricontrollate tutto, perché è tutto un incastro, è tutto un Tetris. Quindi adesso andiamo a rimetterci i cappucci, andiamo a fermare la membrana qui dove c'è il suo alloggiamento, anche qua c'ha i suoi due perni con i buchi in modo che non se ne vada a spasso. Mettiamo la nostra scheda, inseriamo nel verso giusto i motorini fino in fondo, ecco qua, finiamo di posizionare bene la scheda, diamogli un'ultima controllata, controlliamo che il cavetto sotto sia a posto, che i pulsanti siano a posto, che i motorini siano bene in posizione, e adesso noi possiamo fare tranquillamente così, gli mettiamo una batteria, una bella batteria nuova, molto bene, e posizioniamola nella posizione che più preferiamo. Io la lascio così sciolta in modo che poi non ho problemi quando è il momento di doverla cambiare. Rimetto i pulsanti, ok, e rimetto la scocca posteriore, e se tutto va bene dovrei chiudere il controller senza difficoltà. Esattamente, ecco qua, la batteria non se ne va in giro, è bella tenuta ferma dalla scocca,
e come vedete si accende pure, quindi ottimo. Lo spegniamo tenendo premuto il tasto PS. Ok. Si spegne comunque in automatico da solo, ma dopo circa 30 secondi, un minuto. Se teniamo tenuto premuto il tasto centrale qua, si spegne dopo 5-10 secondi. Ok, adesso non facciamo altro che andare a chiudere di nuovo con tutte le luci. Ecco qua ragazzi, il controller rimontato, adesso l'ho fatto per il video, adesso dovrò rismontarlo, lo pulisco chiaramente, faccio un bel bagno di sapone e questo è un controller che è tornato nuovo praticamente. Batteria nuova, pomelli nuovi, tutto nuovo, gli darò una bella pulita così sembrerà bello nuovo. E niente ragazzi, questo ecco, è stato un video richiesto da alcuni iscritti, quindi l'ho fatto per questo motivo qua. Magari non avrà tante visualizzazioni, non avrà tanto interesse, però ho voluto accontentare insomma questa richiesta. Adesso questa qua ci vorrà un bel po' di tempo, sono già 44 minuti che è in carica e ci vorrà un bel po' eh, per, eh, per terminare il ciclo di carica e scarica, in modo che così mi dirà quanti milliampere può darmi ancora questa batteria. Se la ritengo buona e mi fornisce ancora i 600 milliampere, la monterò su un altro controller, magari con la batteria più esausta rispetto a quella che è questa qua, insomma. Oppure la tengo tranquillamente di scorta, ci metto sopra un adesivo, un'etichetta che mi dice quanti milliampere fa quella batteria lì e se è buona me la tengo, se no finisce direttamente nel centro di riciclaggio. Ok ragazzi, il video termina qui. Come ho detto vi lascio il link in descrizione per tutte le cose utili che vi ho detto prima, i pomelli, le batterie, gli adesivi, non so, fatemi sapere se volete anche questo, magari ve lo... se vedo commenti che mi chiedono per questa cosa qua metterò il link anche per questo. Chiaramente dovrete andarvelo a modificare come ho fatto io. E niente ragazzi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao.